Buongiorno ragazzi, oggi andremo a vedere come attraversare un albero binario utilizzando un simpatico trick grafico. Se vi siete persi il mio video precedente dove spiego i metodi pre-order, post-order e in-order in modo tradizionale, vi lascio il link qui da qualche parte. Come potete vedere, per ogni metodo ho disegnato gli stessi tre alberi. Andremo quindi ad applicare questo trick per ogni albero e per ogni metodo. Iniziamo dal primo metodo, pre-order. Quello che dobbiamo fare è disegnare una linea che costeggia tutti i nodi dell'albero in questo modo. Ora andremo a visitare i nodi seguendo il verso di questa linea. Ogni volta che incontrerò un nodo seguendo questa linea, andrò a scrivere quel nodo nell'output. Ok, facciamolo insieme. Quindi, iniziando dalla root, andrò a scrivere nell'output ogni nodo che incontro. Il primo è la lettera A. Proseguo, trovo la B. Dopodiché trovo la D. A questo punto incontro ancora la B, ma la B l'ho già scritta nell'output, quindi la ignoro. Vado avanti, trovo la lettera E. Vado avanti ancora, la A l'ho già scritta nell'output, la ignoro. Trovo la C, la scrivo nell'output. Trovo la F, la scrivo nell'output. Torno indietro, la F l'ho già scritta, la C l'ho già scritta, la A l'ho già scritta. Questo che vedete quindi è l'output del pre-order del primo albero. Andiamo al secondo, stessa cosa, disegniamo la linea che costeggia ogni nodo. Anche qui iniziamo dalla root e facciamo la stessa cosa. Quindi l'output di questo albero sarà A, dopodiché incontro la B, dopodiché incontro la lettera D, la B l'ho già incontrata, quindi non la scrivo, la A l'ho già incontrata, quindi non la scrivo, trovo la C, dopodiché trovo la lettera E, poi la F, rincontro la E ma non la scrivo, trovo la G e la scrivo nell'output. Infine tutti gli altri nodi li ho già visitati. Facciamo quindi la stessa cosa anche per l'ultimo albero. Quindi anche in questo caso, seguendo il percorso, troveremo prima A, dopo la lettera B e dopo la lettera C. Tornando indietro le altre lettere le ho già incontrate, quindi non le scrivo. Ok, secondo metodo, post-order. Dobbiamo fare una cosa molto simile, ovvero come prima cosa disegnare la linea che costeggia ogni nodo. In questo caso andremo a scrivere nell'output il nodo quando lo incontreremo per l'ultima volta. Iniziamo da questo punto. In questo punto incontro la A, ma so già che la A la incontrerò sia in questo punto che in questo punto, quindi non posso scriverla nell'output. Vado avanti e incontro la B. Stesso discorso per la B, so già che la incontrerò sia qui che qui, quindi vado avanti. Vado avanti e incontro la D e se proseguo lascio la D e non la incontrerò più per il resto del mio percorso, quindi posso scriverla nell'output. Dopodiché incontro la lettera B, ma se guardo il percorso la B la incontro anche in questo punto, quindi per ora non la scrivo. Per quanto riguarda la E vedo che la trovo qui e la lascio in questo punto, quindi appena lascio la E la scrivo nell'output. Dopodiché incontro nuovamente la B, questa è l'ultima volta che incontro la B, quindi posso scriverla nell'output. A questo punto incontro la A, ma vedo che la A la incontro anche in questo punto, quindi non la scrivo nell'output. A questo punto trovo la C. La C vedo che troverò la C anche in questo punto, quindi non la scrivo nell'output per il momento. Dopodiché vediamo che incontriamo la F. La F la incontro qua e la lascio in questo punto e non la incontrerò mai più, quindi posso scrivere la F nell'output. Dopodiché incontro la C per l'ultima volta e quindi la scrivo nell'output. E infine trovo la A per l'ultima volta e quindi la scrivo nell'output. Facciamo la stessa cosa per il secondo albero. Iniziamo dalla root. Incontro la A ma non la scrivo nell'output perché so già che la incontrerò in questo punto e in questo punto, quindi vado avanti. Per la B stesso discorso, la incontrerò più avanti. La D invece la incontro qua e la lascio in questo punto, quindi la scrivo nell'output appena la lascio. Poi incontro la B per l'ultima volta e quindi la scrivo nell'output. La A per il momento la ignoro, vado avanti, trovo la C, anche qui vedo che la incontrerò di nuovo qua, quindi non la scrivo nell'output. Per la E stesso discorso, vado avanti, trovo la F la incontro qua e la lascio in questo punto, quindi posso scriverla nell'output. A questo punto la G la incontro qui e la lascio in questo punto, quindi la scrivo nell'output.
Poi trovo la E per l'ultima volta, adesso posso scriverla nell'output appena lascio la E. Dopodiché trovo la C per l'ultima volta, la scrivo nell'output e infine troverò la A per l'ultima volta e la scrivo nell'output. E velocemente facciamo la stessa cosa anche per l'ultimo albero. Iniziamo sempre dalla root, la A non la scrivo perché la incontrerò dopo, la B stesso discorso, trovo la C, la lascio qua, quindi posso scriverla nell'output. Dopodiché incontrerò la B per l'ultima volta, la scrivo nell'output e infine troverò la A per l'ultima volta e la scrivo nell'output. Ed eccoci arrivati all'ultimo metodo. Per l'inorder è un pochino differente. In questo caso, per ogni nodo, dovremo andare a disegnare delle linee verticali. L'output di questo metodo saranno semplicemente i nodi che incontriamo guardando da sinistra verso destra. Quindi in questo caso D, poi B, poi E, poi A, poi C e infine F. Facciamo la stessa cosa per il secondo albero. Come vedete molto semplicemente possiamo già ricavare l'output, che in questo caso sarà D, poi B, poi A, poi C, poi F, poi E ed infine G. Infine anche qui disegniamo le linee per il terzo albero. In questo caso l'output sarà A, poi B e infine C. Spero che questo semplice video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale. Grazie.